Yo lo que me cansé es de los espaguetis, pero claro, depende cómo le prepare la famosa pasta. Que les vaya bien. Muchas gracias. Gli ultimi 30 km della giornata, arriviamo alle 5:30 se non ci fermiamo un'altra volta, perché tanto ci fermeremo da qualche parte. Comunque dai, un giro in centro l'abbiamo fatto, i biscotti li abbiamo mangiati. Architettura estremamente ispanica. D'altronde l'Ecuador insieme al Perù è stato il fulcro della colonia spagnola qui in Sud America. Tutta questa parte, dopo la storia che abbiamo raccontato degli Inca, è finita per far parte del vice reame del Perù. Questo angolo di Ecuador a me ricorda molto l'Argentina, un po' più curata, si vede che il dollaro ha sortito i suoi effetti. Fumi ovunque, si cucina carne, ci si prepara per la sera. Buonissimo odore. Allora, direzione Panamericana, la nostra destinazione Otavalo. Passiamo pian pianino qua a destra. Tra l'altro Cayambe, che abbiamo appena lasciato, oltre ad essere centro per i bizcochos, è anche un centro importantissimo per la coltivazione delle rose europee. Ce ne sono circa 40 specie diverse in un contesto, quello ecuadoriano, dove si coltivano, grazie a un clima strepitoso, circa 4200 specie di orchidee. Allora, ho acceso la camera ora perché siamo arrivati a 3119 metri sempre lungo la Panamericana, in quanto da quando siamo ripartiti sempre in salita. Però guardate ora sullo sfondo, un'altra meraviglia, perché a 3100 metri avere un panorama del genere è pauroso, adrenalinico, spettacolare. Tra l'altro strada bellissima, asfalto perfetto, in un contesto che sembra dirti non fermiamoci mai, andiamo sempre avanti. Tutti colombiani, super carichi. Usted, ¿dónde es? Buon viaje. Dobbiamo andare a destra, quindi dovevamo andare di là. Non si può fare inversione, non possiamo andare di là. Vediamo se c'è una strada alternativa. Sì, 1,8 km, perfetto, andiamo avanti. A Toro Cerrado. Dai che ci siamo, 500 metri. Dovrebbe essere lungo questa strada. Ci hanno detto che hanno il parcheggio per la moto, quindi andiamo abbastanza tranquilli, ma come sempre, come San Tommaso, finché non vedo non credo. Dovrebbe essere questo. Andiamo, eccolo il parcheggio, perfetto, proprio di fronte. Arrivati. La moto ce l'hanno fatta parcheggiare là in fondo, ora veloce controllo, ma l'importante è prendere i cappelli, che come sapete bene si trovano all'interno della valigia scaricata. Questo è il mio. Ed ecco il Panama di Sara.
Anche se oggi non c'è tanto sole, il cappello a queste latitudini è sempre fondamentale. Oggi è sabato mattina, non a caso, siamo qua ad Otavalo per visitare qualcosa che spero sia molto interessante. Qui a Otavalo, infatti, troviamo il mercato indigeno più grande del Sud America. È un mercato che si svolge tutti i giorni della settimana, ma il sabato è qualcosa di speciale ed è il giorno in cui noi abbiamo deciso di portarvi. Nel frattempo, anche perché lungo la strada, giro immancabile ai giardini comunali. Siamo nella piazza centrale e come monumento troviamo quello dedicato a Rumiñahui, generale fedelissimo di Atahualpa, che era l'imperatore Inca delle terre settentrionali dell'impero, e come scritto nella targa è patrimonio intangibile dei popoli originari, perché famosa è la sua resistenza agli spagnoli. Anche dopo che Atahualpa venne ucciso da questi ultimi, lui cercò in tutti i modi di difendere Quito, la capitale del nord, dall'invasione dei conquistadores, e questo è il monumento a lui dedicato. Tra l'altro era fratello di Atahualpa, quindi anch'egli figlio di Huayna Capac. Vi abbiamo già raccontato di quanti nemici nel corso del tempo gli Inca si erano fatti, e questo portò nel primo momento, quando arrivarono gli spagnoli, al fatto che molti degli indigeni conquistati dagli Inca si schierassero dalla parte degli spagnoli. Non abbiamo spazio per la moto. Vi parlo sempre di perizomi, guardate che profilo il manichino. Qua roba serissima, trovate i vestiti per le Barbie, anche intimo di un certo livello, uomini con trecce lunghissime, e le rispettive donne compagne non sappiamo che se la ridono quando ho inquadrato la treccia dell'uomo. La verità è che portando io molto spesso la treccia mi sento perfettamente a casa. E dal volo avevo perso Sara perché guardate, cioè noi ci permettiamo anche di fare i regali ai nipotini. Vedete la salopette? Ma una cosa fondamentale in questo mercato è trattare. Muchas grazie. Dai, voi continuate a scrivere nei commenti che Francesco sei un uomo fortunato. Scrivete. Non c'è nulla da ridere. Anzi, guardate. Pazzesco. Questa comunque già ho pensato dove metterla, all'interno del tuo cappello. L'ho persa nuovamente, si è fermata nuovamente perché ha visto cosa? Una borsa? Una mochila. Lo zaino non l'ha convinta, quindi si prosegue. Poi se cercate i classici braccialetti, qua vedete anche la realizzazione in tempo reale. Muchas gracias. Una quantità assurda, bellissimi perché super colorati, ma d'altronde la caratteristica a queste latitudini. Nuovo stop di fianco al tipo qua con il megafono. Grazie. Ho preso anche qualche regalino, però sono ben fatti, sono fatti di perline a mano, fantastici. Dovrebbero essere delle cinte che loro indossano, soprattutto le donne, come protezione per insomma cattivi pensieri probabilmente, ma quello che più ci attira è che è tutto stracolorato, che è proprio di queste zone andine, e non riesci ad andartene perché l'abbinamento dei colori attrae moltissimo. Anche io faccio una fatica ad andarmene che voi non potete capire. Ecco, già qua è un po' più interessante. Promocional con el implemento. Agarro el implemento del sistema y marco una imagen borrosa y manchosa. A girar, a estabilizar. Con esa grabación usted para el próximo mes ya me ve en Chucky 5. Si la señal ingresa borrosa, negativa, distorsionada, la tarjeta electromagnética le atrae la señal, el punto RG6 y el imán polarizado. Aquí está el imán polarizado. Esto se llama tecnología el imán polarizado. Llega a la casa. Si tiene el televisor antiguo o moderno,
el antiguo es el más grande y el moderno que ingresa. Saco la antena donde está ubicada la señal, agarro el potenciador de imagen y en el sector donde yo viva, si estoy ubicado en un sector aledaño y cerrado, conecto el dispositivo y en contados segundos regresa la señal. Este es el trabajo, señor. Este es el trabajo de ingresar la señal de los canales y estabilizar una imagen al televisor con calidad visual. In questo caso possiamo dire solo una cosa: tecnologia, tecnologia. Ecco, da qua potete capire come indossano quelle cinte. Ora arrivati il reparto collane, Sara si sta approfittando della mia pazienza. Però ragazzi, guardate che colori. Addirittura anche combinazioni di colori, perché la fantasia non ha limite quando si tratta di donne. Dio mio, dai, sì, mi piacciono, prendile tutte. Penne indubbiamente particolari, dai, scrivete nei commenti, sfogatevi, fate i maiali, enormi tappeti, ottimi per la rinette del vostro camper, ma noi andiamo in moto, non ti dimenticare. Gran parte delle cose sono fatte a mano, sono dei colori stupendi, delle fantasie bellissime e hanno dei prezzi estremamente abbordabili, quindi bisogna tornare in camper. Quindi tra una ventina, trentina d'anni sappiamo cosa fare. Comunque, secondo me all'interno di questi mercati c'è una sorta di aria strana, nel senso c'è un po' di droga lì nell'aria. Abbiamo anche il presepe. Sono in legno, sono fatti in legno, madera. Questo $5, il completo $15. Però potrebbe farci anche 12, si può trattare. Attenzione che siamo stati attratti a un'altra cosa. Per chi ci segue da tempo sa benissimo che Sara ha perso la fascia che si trovava nel cappello di Panama. Sì, praticamente mi ha fermato lui, mi ha detto ho le fascettine per il tuo cappello, perché si è reso conto che mancava un pezzo. Grande venditore, così si fa. Ora vediamo cosa rimedia. È quasi un oltraggio perché stiamo modificando il Panama originale, però devo riconoscere che ha il suo perché. No, non è male, sa. Anche con il nastrino dietro lo rende un po' più sbarazzino, altrimenti il Panama originale in moto è un po' troppo delicato, dai. Bonito el sombrero. ¿Cuánto te costó? 40, más o menos 45, in Cuenca. In Cuenca, sì. È spettacolare. Solo che perdila en el mar. En el mare se sacó. Quanto mi sale? E anche questa vendita è conclusa, trattato ad $1, ora reparto segnalibri pintati a mano. Arrivati al reparto abbigliamento e qua ragazzi è la fine, non ne usciremo più vivi. Qua addirittura bandiera italiana. Oh, grazie, muchas gracias. Ciao, ma dove sei? Italiano? Somos italiani. Siete italiani? Sì. Usted... Insomma, sono sarda. Sì. Un abbraccio. Di dove sei? Marchigiani. Delle Marche. Io sono sarda, Che piacere. Ciao. Io che andavo a parlare spagnolo. Non metto la bandiera a quattro mori perché la gente non la conosce. Certo. Questa di dov'è? Del Marocco. Vive qua. Allora, io ho aperto la fabbrica nel 2017. Tu sei con loro? Vuoi provare? Vieni a provare, sei compromesso, sei obbligato a comprare. Io sono figlio di licoreras dalla parte di mia mamma di 500 años. Però io a 18 anni ho detto a mia mamma di sta merda non quiero saper nada, voglio viaggiare dalla Sardegna, volevo cambiare, volevo conoscere. Claro. Che chiedi provare? Sì. No, state qui, Che chiedi provare? Caffè. Un caffè così buono tu non l'hai mai provato, amico. Non uso l'alcol della cagna vostra, uso un alcol di cagna rettificata che compri a Guayaquil, sempre di cagna, sin anima, a 96 gradi. Quindi un caffè così tu non lo troverai mai perché sentirai lo sempre sapore di cagna, perché usano la cagna di qui. Però la cagna di qui non artigiana non è hecha in un modo che dovrebbe essere hecha e quindi non puedo hacer un licor che a me non mi gusta. Ti gustò a te? Sì, rico. Quieres provare un cioccolato? Maracuyá, che un maracuyá così non l'hai mai provato in tua vita? Esto è hecho con la frutta del maracuyá, macerazione. ¿Vuelves? Seguro? Seguro. Non come todos los otros che non vuelvono más. No, ya, gracias. Ciao amico, ciao. Milano subito gelataio sono diventata.
stata. Io ho girato il mondo perché sono una professionista. Gelataia. Gelataia, sì. Apro gelaterie nel mondo, l'ultima l'ho aperta a New York, ma non io. Mi pagano, io sto un mese, in un mese ti faccio diventare gelataio. E poi torni qua? No, ora me ne voglio andare a casa io, non voglio più stare. Perché sono italiana, perché noi non siamo uguali a loro. Perché è difficile a lungo termine. Ma stai scherzando? Le mie mi sono ammalate, mi sono riempita di parassiti, l'igiene che abbiamo noi, siamo differenti. Cioè io mi sono affezionata a questa gente. Sì, Ma quanto tempo è che vivi qua? Io nel 2017 ho aperto la fabbrica, però venivo 5 mesi all'anno perché la mia socia rimaneva qui, lei si è trasferita del tutto e siamo riusciti a aprire una cosa. Poi sono rimasta sola, non abbiamo la misma mentalità. Vi consiglio, se dovete stare a Sant'Antonio dei Bar, il sabato e la domenica mañana c'è, lì trovi una piazza dove veramente sono bravi. Fanno delle cose in madera che tu non hai manco un'idea, scolpiscono, prendono un tronco e fanno, che ne so, una piovra, fanno un Cristo, fanno con la motosega. Io ho la fabbrica lì, perché questa signora è di Sant'Antonio di Bar e per mettere su una gelateria a chi ci vuole un sacco di soldi. Quanti? Molti. Quando io ho parlato di gelateria non c'erano le macchine della Bravo, ora ci sono le macchine della Bravo a Guayaquil. Io ho iniziato con una macchina della Bravo perché avevo un laboratorio picchino, pastorizzatore e mantecatore in un'unica macchina. Prima ce l'avevo manuale, poi l'ho presa automatica, le basi le faccio io, sono proprio artigiana. E allora gli ho detto, senti, facciamo una cosa, perché ormai sono qui, possiamo fare un altro business con te assieme, perché non si spende molto. In Italia l'alcol lo paghi a 14-15 euro al litro. Qua? O 1,16 o 1,60 al litro. Adesso è la fabbrica di... Il mirto non contarlo perché sono andata in monte, io non sapevo che a 3000 metri mi veniva quella cosa là, sono arrivata che io ho detto oggi muoio, cazzo, era periodo di Natale, io ero qua e stavano preparando la colada morada, andavamo a cercare il mortigno per la colada morada e il mortigno non c'era più, gli indigeni avevano già venduto tutto. Ma cos'è sto mortigno? Dice no, è una bacca piccola, lì il celebro mio è andato a 1000, ho detto non sarà il mirto, e dice ma no, guarda che nel serro, lui ha la mia amica, ma questa cammina per me, ho detto sì cammina, partiamo, così era la montagna. A un certo punto io qui avevo il cuore, poi è l'ultimo dia per me, ci fermiamo e ho detto ma ha un nome latino questo mortigno? Dice no signora no, è una pianta che proviene da una terra lontana che si chiama Sardegna e mi viene un pianto liberatore. L'hanno portato a Non lo so che cacchio è successo. Arriviamo e lo vedi in fiore, acerbo e maturo, nello stesso punto. Ecco perché qui sono 2 stagioni solamente. Maturo, provato? È mirto, perché l'ho riconosciuto dalle foglie, l'ho riconosciuto. Il fiore da noi a giugno. Io quando uscivo dall'aereo, a Cagliari, che è a terra a Cagliari, si sentiva e si raccoglie per fare il mirto dopo l'Immacolata a dicembre. Che cazzo, quello lì c'era tutti puntuale, dovevo partire il giorno dopo, 2 giorni dopo. Gli ho detto senti, devi fare così, questo, scritto tutto, devi fare questo procedimento. Ci vediamo in Ibiza. Vieni in Ibiza e non vedevo l'ora di aprirlo. Apro, nessuno sapore, nessuna. Lo provo, mi sono messa a llorare dal nervoso che avevo, di quello che mi è costato. Perché qui c'è una neblina, non è come quella di Milano, a chi non ti vedo ma non bagna. Questa bagna, va nel frutto. La cascara, la pelle assorbe e gli porta via l'essenza. E quindi niente mortigno. Qui le stagioni sono difficili, nel senso che... Quindi adesso torni per l'estate in Sardegna? No, io me ne vado proprio. In Ibiza avevo venduto la gelateria. In Sardegna? Definitivamente in Sardegna. Certo. Io vivo a Costa Re. Magari ci possiamo anche incontrare. È molto dura perché mi manca molto, muchas cosas. A me mi scade il passaporto nel 2027 e io me ne vado quando mi scade il passaporto. Sì. Ma adesso ti riposerai in Sardegna? Non faccio più un cazzo. Costa Re la conosco, Solo meravigliosa. Ma tutta la Sardegna è meravigliosa, tutta. Tutta, ma la gente questo non lo capisce. C'era un ristorante enorme, lì l'ho comprato, io ho speso tutto quello che avevo della 20 anni di Milano, frutta e verdura e gelateria, l'ho perso. Poi più dopo 40 anni di matrimonio scopro che ho corna come un palazzo di 50 piani. E fa parte del gioco. E ho preso e me ne sono andata via da Costa Re. Perché a Costa Re mio marito ha messo incinta una cameriera che avevamo, un Guido de punta che ho sposato. Sai che non sento né rancore, non gli auguro niente di malo perché gli ho voluto bene. È un pensiero cattivo, l'hai avuto?
All'inizio ho preso tutto, baracche e baracchini, ma senza soldi. Mi sono presa la mia roba e ho cercato e mi hanno preso come gelataia in Ibiza. Lavoravo in una gelateria il giorno e andavo a lavare i piatti la notte in un ristorante. Non dormivi mai? Sì, muchísima suerte. Non chiedi provato, sì, compromesso. Guarda che non hai mai provato maracuja così, Ci credo, maracuja ci ha stregati. Ah sì? Sobracci. Adesso assaggiamo anche il maracujá. Ah, 2? No, Dai, Dai, dai. per favore, dai che non divento povera. Now you're dancing at a party with somebody and si sente già l'odore, È eccezionale. you'll go home with someone new while I'm sleeping alone. It should have been me there under the neon light. Tiriamo le somme. Se oggi avessi fatto 1000 km di moto a 5000 metri di altitudine con la grandine e il vento laterale, penso che sicuramente sarei leggermente più fresco rispetto a come sono ora. Chiaramente non sono dello stesso avviso, anzi per me è stato divertentissimo e se doveste capitare da queste parti, Plaza de los Ponchos a Otavalo è da non perdere, soprattutto il sabato. Ragazzi, ci sono delle cose fatte a mano difficili da trovare in Europa, davvero ben fatte, sono economiche, loro commercianti sono di una disponibilità incredibile e sempre col sorriso stampato in faccia. È proprio un'esperienza piacevole da poter condividere e vivere qui in Ecuador. Detto questo, sono le 3 di pomeriggio e loro stanno chiudendo i battenti, quindi direzione... Quindi direzione struttura. Possiamo dirlo tutti insieme, Francesco si merita un mezzo busto a Corridonia. Ancora, guarda le vetrine. Oggi ho sopportato tantissimo, ma l'ho fatto anche con la massima trasparenza per un tornaconto, perché quando saremo in ECMA sarà lei a dover sopportare me. E a proposito di configurazione bagagli in moto, guardate questa cosa, bauletto artigianale con schienalino, nella parte posteriore addirittura scala. A confronto sono un principiante. Il mercato poi è famoso anche per queste cose qua. So che voi siete degli esperti in materia, quindi mi sembra giusto condividere il mercato a 360 gradi. Tenerona carica, sei pronta ad andare in Colombia. È il grande giorno. Ci siamo svegliati abbastanza presto. Quando si superano le frontiere, soprattutto quando sono frontiere che non abbiamo mai attraversato, c'è sempre un po' di paurina. Ci dirigeremo a Tulcán, l'ultimo avamposto ecuadoriano, per guardare verso Ipiales e la frontiera che faremo è quella di Rumichaca. Attualmente è l'unica aperta perché l'Ecuador sta passando un periodo di insicurezza generale. Questo periodo doveva terminare il 1° di aprile, ma abbiamo letto nel sito della Farnesina che è stato protratto per altri 2 mesi. Vamos ragazzi. Una cosa fondamentale che voglio condividere, o meglio, non è che sia importantissima, però abbiamo superato i 150.000 km. Me lo chiedete spesso, quindi attualmente la Tenerona segna 150.012 km. Se passate da queste parti, assolutamente un giro al mercato fatelo, e ve lo dice uno che non ama tantissimo i mercati, Che però è stato costretto da qualcuno a trascorrerci almeno 4 ore. cioè avete capito bene? 4 ore, ve lo faccio rivedere anche con le dita, 4. Monumento d'orgoglio alla civiltà inca e comunque alle civiltà indigenas del posto. Guardate che bella immagine, le palme dell'equatore e dietro le vette delle Ande. Pazzesco. Ricordiamo che siamo nella regione Imbabura E che siamo circondati da vulcani. Non a caso questa è una regione dichiarata geoparco dall'UNESCO proprio per la sua importanza geologica, per la presenza di numerosi vulcani, lagune, laghi come la laguna Coicocha e il lago San Pablo. Una bellissima cascata, quella di Peguche, che si potrebbe aggiungere alla vostra visita qui alla splendida Otavalo, che prende il nome dalla comunità indigena Otavalo. Ibarra, da qui solo 19 km. Come
arrivi alla Panamericana se paga. Ok, sempre 20 centesimi di dollari. Che dite, facciamo una petizione anche per l'Italia? Scrivetelo nei commenti, anche se la risposta penso di conoscerla già. Questa città alle pendici della montagna è Ibarra, o meglio San Antonio de Ibarra. Ibarra che ha l'aspetto in questo angolo quasi di un lungomare. Anche se ovviamente siamo lontanissimi. Sì, infatti basta girare lo sguardo e queste mastodontiche creature ci ricordano dove siamo. Immersi nell'ultimo ramo delle Ande. Dovremmo essere scesi di quota, infatti siamo a 2225. Tra il sole e la temperatura che si è alzata tantissimo rispetto ai giorni passati ci ricorda un po' il mare. Sulla nostra destra la laguna Yaguarcocha, che dà un senso di vacanze a questo luogo. Guardate come sta cambiando il contesto intorno solo perché stiamo scendendo di quota, 2060 metri ora. Ancora si scende perché qua le discese ma anche le salite sono lunghissime e se andiamo a controllare come sempre 1632 metri da quando siamo entrati in Ecuador che non toccavamo mai questa, tra virgolette, bassa altitudine. Significa che il confine si sta avvicinando. La classica morbidezza dei versanti andini in contrasto con il loro brutto carattere. Siamo sempre sulla Panamericana E35 Norte. La strada è stata ricoperta alla montagna qua. Grazie. Dopo la lunga discesa, come è normale da queste parti, inizia la lunga salita. Infatti la frontiera di Rumichaca si trova a quasi 2800 metri. Intanto godiamoci la strada perché come potete vedere sembra quasi una pista. Traffico inesistente, quindi cosa che non si fa, ma ci prendiamo tutta la carreggiata. Ditemi se queste colline vi danno l'idea di sfiorare i 3000 metri. Perché in 20 km, la strada più bella mai fatta qua in Ecuador, abbiamo raggiunto nuovamente i 2008. Infatti è tornata la classica vegetazione. Siamo a 47 km dalla frontiera ed i controlli della polizia iniziano ad essere veramente frequenti. Poco raccomandabile dirigersi verso quella direzione, per il momento noi andiamo dritti e forse ci scambiamo la pioggia. Siamo a Huaca o San Pedro de Huaca. Sara come un gatto nero ha detto tanto non arriva la pioggia dalle nostre parti. E invece è iniziato a piovere proprio in questo momento. Abbiamo chiuso le zip principali. Dai che lascio anche i guanti estivi perché secondo me dovrebbe essere un breve temporale. La temperatura sarà cambiata di minimo 15 gradi rispetto a quando eravamo a 1500 metri con il sole. Dai che oggi ci tempra, anche se a questa età non è che bisogna essere temprati, anzi. Ormai a quest'età chi è fuori, chi è temprato. Forse abbiamo da poco passato il punto più alto, 3250 metri ora, eravamo a 3330. Praticamente sommelier, scansati proprio, sempre più vicini, vedo in lontananza la scritta Tulcan, quasi che ci siamo ragazzi. Scritta che a me ricorda la scritta Cinzano, gli stessi colori, solo per i boomer come noi. Dietro il cielo si presenta molto più minaccioso che davanti a noi, quindi siamo ottimisti. Ha ripreso un po' a piovere perché noi
noi siamo sempre fortunati vicino alla frontiera. Che fai? Non lo fai uno scroscio d'acqua? In teoria dovrebbero essere rimasti 8,7 km. Vado avanti imperterrito con i guanti estivi. Dai che c'è un pezzettino di azzurro. Ci dovremmo quasi essere. Ora voglio vedere chi di voi al divano di casa vorrebbe venire insieme a noi. Ecuador, qua da capirci qualcosa. Là in fondo c'è il ponte internazionale, la aduana, controllo migratorio. Abbiamo letto che questa zona non è molto raccomandabile. Allora noi ora dobbiamo andare a timbrare l'uscita. Andiamo a vedere. Allora, forse sono riuscito a capirci qualcosa. Sara viene a piedi, ma dobbiamo fare il giro dall'altra parte. Quindi noi venivamo da qua, si continua e qua bisogna andare sulla sinistra. Passa qua. Grazie. Il controllo per la migrazione dovrebbe essere questo. Allora, intanto che ci prepariamo, vi spiego un attimo. Là in fondo c'è la migrazione e qua c'è l'aduana per lasciare il permesso della moto. Qua vedete la scritta Ecuador, arrivederci, mentre in fondo Colombia, quindi adesso andiamo a fare il solito giro, migrazione e permesso per la moto. È fatta un po' bip di cane, sì, ma io devo andare là, devo entrare. Facciamo questa cosa, non so se si può fare. Quindi arrivederci Ecuador, questo è il puente internazionale. Adesso però, prima di entrare in Colombia, attiviamo l'eSIM. Approfitto della connessione dell'Ecuador, avevo ancora 879 mega. Aggiungi nuova SIM, ottieni una nuova SIM. Colombia. E nel nostro caso andiamo a prendere la maggiore, ovvero 20 giga per 30 giorni. Continua. Hai un codice sconto, Frank Sapphire, applica e da $40,99 passiamo a 34,84. Top ragazzi. Allora dobbiamo cercare la migrazione, eccola qua. Il parcheggio dovrebbe essere questo. Infatti c'è il motociclista di prima. Appena ripartiti siamo entrati in Colombia, ma adesso con calma vi spiego tutto, perché ragazzi una cosa del genere è la prima volta che ci capita dopo forse oltre 50 frontiere. Altra cosa, dobbiamo cambiare i nostri piani, volevamo andare a dormire a Pasto, ma per forza di cose dobbiamo dormire a Ipiales, il paese di frontiera colombiano. Ragazzi, ci vuole una passione enorme per fare quello che stiamo facendo, perché veramente in questi contesti è qualcosa di estenuante e non sto esagerando, perché di pazienza ce ne metto tanta e ne abbiamo tanta. Diretti al centro per fare l'assicurazione per la moto. Qua siamo tornati un po' indietro, però è anche vero che è un paese di frontiera e come tutti i paesi di frontiera le situazioni sono sempre un po' borderline. Essere in fondo sulla destra. Mamma che pendenza qua. Impenneremo. Ok. Adesso dobbiamo trovare il Seguro Nacional. Sì. Dobbiamo chiedere a qualcuno per il punto esatto. Lo chiedo qua. Disculpe, ¿dónde está el seguro nacional? El seguro por la moto, ¿dónde se puede hacer? ¿Para la moto? Sí. Ah, sí. Ya, déjala aquí. ¿Sí? Lo llevo para que le hagan el seguro. Vamos hasta allá. Muchísimas gracias. Nel frattempo che Francesco è andato a fare il Seguro Nacional, io mi trovo qui, alle mie spalle c'è la piazza, cerco di prendere le prime confidenze con la Colombia. Gentilissimi, un signore si è fermato, mi ha fatto i complimenti per la moto, ma io ho specificato non manejo, non guido. Però molto affollata, molta gente in giro, profumo di pizzette. Entonces,
vamos a ver cómo es esta Colombia. Muchas gracias por su ayuda. Perché hanno accompagnato Francesco fino all'agenzia dell'assicurazione e ci hanno permesso di parcheggiare qui dove siamo, proprio al fianco della piazza. Vamos a dar un saludo a toda Italia, desde Ipiales. Acá hablamos de la Secretaría de Movilidad Ipiales. No sé mañana dónde estén ustedes, pero bienvenidos acá a Nariño, Ipiales. Que vengan, hagan turismo en Colombia, que es muy bello. Tiempos anteriores eso ya está enterrado. Colombia es lo mejor, en especial acá en Nariño. Santuario de las Lajas, bienvenidos. Dios me los bendiga. Mi nombre es Aldo Timarán, italiano. Aldo Timarán. Andrés Recalde para toda Italia desde Colombia. Muchas gracias. Muchas a gracias, todos. Sarita. Son como los italianos. El goleador de Italia 90, Toto Esquilaci. Sí. Y Dino Baggio se tiró el penalti. Se acuerda de todo. Roberto Baggio. Roberto Baggio. ¿Puede contarnos por qué su nombre? Mi nombre es Aldo porque cuando nací en octubre del año 78, en ese tiempo en Europa mataron a Aldo Moro, un político muy importante, italiano. Sí. Mi tío, un profesor de aquí de la ciudad de Ipiales, le dijo a mis padres, coloquémosle, bueno, Aldo. ¿Cómo Se vive acá y cómo se vivía antes? Pues me da pesar hablar de cómo vivíamos en los años 90, cuando había mucho narco, el sicariato acá en Colombia era durísimo. Ahora, Dios gracias, ya vivimos un poquito mejor, más relajados, nos cuidamos entre los compañeros de acá del mismo municipio, somos más amigos, un poco más tolerantes. ¿Usted recuerda el periodo con Escobar? Lo más horrible, cosas que Pablo Escobar hizo también, a la gente ayudó mucho allá Sí. Ayudó mucho. en Una el especie de departamento de Robin Hood. Antioquia, sí, entonces hay las dos caras de la Claro, moneda. como Entiendo, siempre, entiendo, como entiendo. siempre. Sabe che il potere è il potere. Andiamo diretti in hotel che abbiamo riservato proprio a ora. Al canale ya salimos. Sí, puede comentar. Sara è diventata amica addirittura. Cioè ragazzi, una gentilezza da parte della polizia municipale mai vista. Muchísimas gracias. E comunque hanno voluto sapere quando usciranno su YouTube, perché qui non si scherza, ragazzi. Adesso andiamo addirittura senza navigatore. Ci hanno spiegato andate fino in fondo, poi alla schierda. E che pendenza. Oh mamma. Perro. Oddio. Per fortuna aveva la museruola. Altrimenti non ce la passavamo bene. Mamma mia, i perri stanchissimi, peggio di me. Hanno avuto anche loro una dura giornata. Eccoci arrivati, dovrebbe avere anche il parcheggio per la moto. Mamma mia ragazzi. Arrivati in camera c'è una luce tipo camera mortuaria e il freddo è lo stesso. Questa è la situazione. No, il freddo è di più. Sono le 6 di sera e ovviamente non abbiamo mangiato, non abbiamo fatto nulla, siamo stati fermi 4 ore in dogana, poi in centro a fare l'assicurazione. Questa sera giochiamo a poker. È l'unica birra che avevano disponibile in questo hotel, tra l'altro un hotel carinissimo, un po' fuori dal mondo. Ovviamente carinissimo per gli standard locali, capiteci ragazzi. La cena è arrivata, ma è arrivato anche un amico con uno studio in dogana. Sì, Osvaldo è appena arrivato e ha detto al cameriere portami la stessa birra e lo stesso piatto. Allora, tornati nella ghiacciaia, volevamo raccontarvi, però la cena si è prolungata, abbiamo chiacchierato tantissimo. Domani mattina, mente lucida, dopo colazione, durante il viaggio, quello che c'è successo. vi raccontiamo perché ne vale la pena, potrebbe essere una condivisione molto ma molto importante se venite da queste parti. Buonanotte ragazzi. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the big sea.